Guardare questo film è stata veramente un'esperienza. Cosa vi ha ispirato? Erano anni che volevamo fare un film sulle piante, almeno da una decina d'anni, sul mondo vegetale, però non avevamo ancora trovato la giusta forma e la giusta idea. Poi un giorno, tramite un'amica, che ci aveva raccontato che nel veterinario sotto casa c'erano due tigri ricoverate appena nate con la polmonite, e siamo andati lì a vederle pochi minuti dopo e pochi minuti dopo abbiamo iniziato a filmare ed è nata la sera stessa un'associazione immediata che avevamo incontrato il mondo animale, quindi potenzialmente avevamo un bestiario, in passato sognavamo un erbario e a quel punto, basandoci sui compendi medievali, abbiamo capito che ci mancava il lapidario e quindi la mattina dopo avevamo il titolo, Bestiari, Erbari, Lapidari, che ci piaceva moltissimo e quindi abbiamo detto ora però dobbiamo fare il film, dobbiamo inventarci un film e da lì abbiamo iniziato a costruire e immaginare il film. Partiamo da bestiari. C'è molto materiale d'archivio. Che tipo di ricerca avete fatto per trovarlo? Quando abbiamo capito che il film doveva essere in questi 3 capitoli, abbiamo lavorato col concetto di genere cinematografico e il primo capitolo doveva essere un film d'archivio, il secondo un film d'osservazione, il terzo un film industriale. Giocato coi generi nel senso che c'è un genere e l'abbiamo tradito, ecco. Quindi volevamo che l'archivio dei bestiari fosse un archivio diegetico, da cui nasce l'idea di riprendere questi due studiosi e Sofia veramente sta facendo quella ricerca lì e di capire il loro percorso per arrivare allo studio di Sofia, che è lo studio poi su Pembroke e sul controllo sociale attraverso gli animali. Però poi c'è contemporaneamente, poi c'era la volontà di lavorare soltanto con materiali. Volevamo lavorare solo con archivi molto vecchi, per cui gli archivi arrivano fino alla metà del 1900, arrivano al 51, ma la maggior parte sono poi archivi proprio degli inizi o del protocinema, oppure proprio degli anni tra il 10 e il 20, la maggior parte credo che sono di quegli anni lì. Sì, volevamo ripetere, riproporre quella meraviglia che era la scoperta delle due tigri dal veterinario, per cui ci sono queste parti delle operazioni no, che intervallano i materiali d'archivio. Quello anche della favola. E poi, esatto. Diciamo tripartizione, Sì. no? Perché c'è l'archivio diegetico, poi c'è... E poi avevamo bisogno esatto di un omaggio vero agli animali, perché gli studiosi studiano ma ci rivelano qualche cosa di terribile sugli animali. I veterinari fanno fanno del bene, ma quello che si vede non è bello. E la favola sì, è un omaggio agli animali che ci piacciono tanto e che sono più animali, purtroppo esistono adesso più animali filmati che animali in libertà. Questa è la constatazione. Guardando Erbari mi sono chiesto, ma poteva esistere senza l'orto botanico di Padova? C'era un piano B? A livello simbolico l'Orto Botanica di Padova è appunto il primo orto botanico che ha aperto al mondo e quindi questa cosa era comunque preziosa. È chiaro che essendo il primo orto botanico che ha aperto al mondo e non avendo nemmeno mai cambiato come dire, la sua struttura, cioè c'è proprio la cinta dell'orto antico che è identica al 1545, quindi questo lo rendeva sicuramente ai nostri occhi un posto speciale e quindi era il luogo giusto, insomma, non, volevamo un perimetro circoscritto e l'orto aveva questo, era impreziosito da questa cosa, impreziosito dal fatto che comunque all'interno dell'orto botanico di Padova lavorano stabilmente un numero alto di giardinieri che quotidianamente si occupano delle piante, quindi questo per le riprese era assolutamente molto più forte, più efficace, perché in Italia ci sono tanti orti universitari, però insomma c'è il più antico del mondo, quello di Padova è diventato patrimonio dell'UNESCO, quindi era indubbiamente il posto migliore dove stare. E poi insomma l'orto botanico di Padova ha anche questa ricchezza degli erbari, della sua biblioteca, insomma c'erano tante componenti, c'è la parte nuova, insomma c'erano tante componenti che lo rendevano sicuramente in Italia il posto migliore dove andare a fare le riprese per il tipo di film che volevamo fare noi. Poi in Italia ci sono tantissimi altri orti meravigliosi, ma insomma Padova era il luogo giusto.
ma al di là ora di Padova era comunque importante che fosse un orto botanico, perché l'orto botanico in qualche modo ci chiudeva in un posto e gli orti botanici, come dire, come è accaduto negli zoo che hanno importato animali esotici dai luoghi del mondo, le piante hanno subito una sorte analoga, quindi la serra tropicale ha una quantità di specie che arrivano dal mondo e quindi questo ci permetteva di stare in un luogo chiuso ma avere, come dire, il mondo intorno a noi, un mondo vegetale ricchissimo, vario, che nel corso dell'anno cambia, si trasforma. E infine c'è la terza parte, lapidari. Come avete impostato il lavoro su questa idea della memoria per poi arrivare alle pietre d'inciampo? Il lapidari è stato il più difficile, no? Come dicevamo prima, cioè ti cacci in un titolo e poi devi trovare delle soluzioni. Abbiamo studiato tanto prima di arrivare, studiato nel senso che abbiamo cercato altre pietre. Nel 2015 avevamo già fatto un film che si intitola L'infinita fabbrica del Duomo, in cui parlavamo del marmo, il marmo di Candoglia con cui è costruito tutto il Duomo di Milano, per cui avevamo già escluso la pietra nobile, beh, bella. I lapidari sono stata una combinata come dire, la pietra più comune che accompagna le nostre vite è il cemento e le pietre d'inciampo sono una specie di nobilitazione, ma come i lapidari antichi raccontano di pietre magiche, la maggior parte delle volte i lapidari antichi, esatto, sono i lapidari delle pietre magiche, delle proprietà magiche delle pietre, eccetera. Esatto, le pietre d'inciampo sono diventate un po' delle pietre magiche, perché se uno le rompesse, questa era l'immagine, insomma, se uno spacchettasse una pietra d'inciampo uscirebbero tantissime storie che nel film sono, come dire, accennate, no, il film racconta il processo, esatto, di creazione, sono tutte storie fuori campo, però c'è questa idea, esatto, che se uno spaccasse una pietra potrebbe sentire quello che c'è dentro, come una conchiglia, ecco. Interessava questo processo alchemico di trasformazione del cemento in una pietra della memoria e ci interessava soprattutto, come dire, farlo senza le parole, cioè lapidari abbiamo eliminato completamente la parola, ma noi per realizzare i lapidari ci siamo nutriti di storie, ci siamo nutriti di tantissime parole, perché dietro quel lavorio continuo, appunto dietro quei volti del casellario politico giudiziario ci sono persone che si sono ribellate al potere, perdendo anche spesso la vita e quindi pagando un prezzo altissimo. Quindi ci interessava restituire dignità, forza a un mondo di umanità prezioso, e le pietre raccontano questo mondo prezioso, lo raccontano incidendo un nome, una data di nascita, una data di morte e un luogo di morte, di assassinio proprio, perché di fatto si è trattato di assassini. Evocanze, E questo evocare le storie. sì, l'abbiamo fatto appunto non raccontandole ma facendole risuonare, e quindi come risuona quel martello che incide i nomi, a noi risuonano queste storie non dette ma che hanno nutrito il nostro film.